Real Sociedad Inter, ci siamo, riparte da qui il cammino dell'Inter in Champions League, la Champions 23-24, l'ultima con il format delle 32 squadre e 8 gironi, si riparte da San Sebastián nei Paesi Baschi, Real Sociedad Inter sulla carta la sfida contro l'avversario più morbido del girone, visto che arriva dalla quarta fascia, ma che in realtà abbiamo già avuto modo di commentare, tra le squadre inserite nella quarta fascia era molto probabilmente la più insidiosa, quindi occhio alle trappole che questa gara sicuramente nasconde. La Real Sociedad ha degli elementi a livello di gioco e di calciatori anche a cui bisogna prestare grande attenzione, che quindi andremo ad analizzare in profondità. Allo stesso tempo però l'Inter ha le armi ovviamente per poter battere questa Real Sociedad, per poter dare subito un segnale a questo girone di Champions, nonostante la brutta notizia dell'ultima ora, ovvero lo stop di un calciatore fondamentale per l'Inter di Inzaghi, ovvero Hakan Çalhanoğlu, uno stop che quindi si aggiunge anche a quello di Cuadrado, non presente nella spedizione di San Sebastián, e che potrebbe comportare delle novità, anzi Inzaghi sta già valutando delle novità a livello di formazione che tra poco analizzeremo e discuteremo insieme in questo nuovo episodio di oggi, per cui vi do innanzitutto il ben ritrovato amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio. Come sempre a grande richiesta, in vista di queste partite così importanti, vi porto una presentazione della gara, soprattutto dell'avversario che magari non conoscete. Vi invito quindi a lasciare un bel mi piace e iscrizione al canale, clic sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto, così continuate a far crescere il nostro canale e non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Allora, prima di arrivare alle formazioni, prima di arrivare anche alla parte tattica con la nostra consueta lavagna, contestualizziamo la Real Sociedad, che squadra è. Vi fornisco subito un paragone con il campionato italiano. Tenderei a mettere la Real Sociedad un po' sopra il livello della nostra Fiorentina in Italia e attorno alla zona Lazio-Roma, anche come ambizioni di questa squadra. Una squadra che anche quest'anno ha cambiato diverse cose, sta continuando ad evolversi all'interno di un'idea di gioco comunque consolidata e molto interessante che tra poco analizzeremo. Queste novità hanno comportato un avvio di stagione non perfetto, con qualche passo falso, con qualche dubbio, 3 pareggi nelle prime 3 giornate di campionato, poi una vittoria comoda, un 5-3 abbastanza pirotecnico con il Granada, ma potrebbe essere stato ancora più ampio il risultato finale, fino poi all'ultima gara dello scorso weekend, quella contro il Real Madrid, che abbiamo commentato insieme nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, e contro il Real Madrid è arrivata una sconfitta, ma abbiamo visto una Real Sociedad molto interessante al cospetto di una squadra tra le più forti al mondo, mettendolo in difficoltà, sfiorando, anzi gli è stato annullato anche il 2-0 e poi il Real Madrid l'ha ribaltata e l'ha vinta alla fine. Ma la Real Sociedad ha fatto vedere tante cose interessanti, sentendo anche un po' come se ne parla in Spagna, sono convinti che anche quest'anno la Real Sociedad sia una squadra che potrà ambire a stare nelle prime 4 in Liga, quindi da zona Champions di nuovo, con l'incognita però legata al fatto che quest'anno giocano la Champions League, una competizione che può portarti via energie preziose, quindi potrebbero perdere qualcosina in termini di campionato, altrimenti dicono sarebbe una squadra da zona Champions. Quindi questo per farvi capire un po' il livello dell'avversario che si va ad affrontare, un avversario che fin qui ha impiegato una rosa abbastanza ridotta di calciatori, cercando di puntare più o meno sempre sugli stessi, quindi la formazione dovrebbe essere già abbastanza confermata e tra poco la andiamo a vedere insieme. Le scelte da parte di un tecnico, Imanol Alguacil, che è alla guida della squadra dal 2018, ma lui è proprio un simbolo, ecco, della Real Sociedad, quindi è un grande ex tifoso, un grande ex della storia, quindi del club, e quindi dentro la Real Sociedad ci mette anche qualcosa in più al di là della sua professionalità comunque importante, perché è un allenatore che ha portato in questa squadra delle idee di gioco coraggiose, offensive, con un calcio ben codificato, tanta qualità e soprattutto tanto talento, sia dei canterani, quindi con la valorizzazione dei prodotti del vivaio, sia con il lancio di tanti giovani e anche il rilancio di vari giocatori che dovevano esplodere e imporsi. Tante squadre mandano volentieri anche i propri calciatori alla Real Sociedad per valorizzarli, ed è un po' una cosa che è successa in parte anche con il giapponese Kubo, di cui dovremo parlare tra pochissimo. Però è una squadra che si basa su un 4-3-3 con un tipo di modulo di occupazione del campo che non ti farebbe pensare ad una squadra propensa al dominio del gioco e del possesso palla. Eppure, vista la grande quantità di giocatori che sanno trattare bene il pallone, la grande quantità di giocatori bravi tecnicamente, è una squadra che cercherà il controllo del possesso palla, il tentativo, ecco, di dominare il gioco,
Allo stesso tempo, però, è una squadra molto mista, molto variabile, perché non rinuncia a delle fasi più dinamiche e a delle fasi anche più aggressive. Quindi è una squadra che unisce tante anime all'interno di un'unica idea di gioco. Quindi cercheranno il possesso palla, cercano il possesso palla, allo stesso tempo sono molto bravi nel pressing, sono al top per le statistiche di pressing offensivo a livello proprio di campionato europeo, ma sono anche molto avanti nelle statistiche delle verticalizzazioni, soprattutto nell'ultimo terzo di campo e in generale anche nell'alternare delle fasi più di possesso appunto e più di verticalità nel cercare le punte in maniera rapida. Ma pur avendo tanta qualità all'interno della squadra, sono una squadra che se devono metterci la gamba non si tirano indietro. Sono anche secondi nel campionato spagnolo per falli commessi, quindi è una squadra anche abbastanza fallosa. Questa aggressività la fanno a fasi alterne, però ha anche un contro, la coperta comunque non è infinita e nelle varie fasi in cui cercheranno e cercano di essere più aggressivi, questa squadra lascia anche ampi spazi, soprattutto sulle corsie, come vedremo tra poco nella nostra lavagna tecnica. Questo si traduce in un avvio di stagione in cui la Real Sociedad ha concesso veramente tanti tiri, anche per via di alcuni piccoli sbarioni della fase difensiva che hanno generato tante occasioni da gol per le squadre avversarie. In Liga è terzultima per numero di tiri concessi, cioè è la terza squadra che concede più tiri di fatto alle formazioni avversarie in questo avvio di stagione. E sono poi una squadra con diversi giocatori abili nel dribbling e tanti altri dati che trovate nella nostra analisi sul sito passioninter.com. Un ultimo dato che vi do, che sintetizza un po' tutto, è quello dell'Opta Power Ranking. Opta è un sito che raccoglie tantissime statistiche che poi vengono racchiuse in un numero che indica la forza di questa squadra secondo i numeri. Ecco, l'Inter in questo ranking viene vista al sesto posto dagli esperti di Opta, la Real Sociedad è al 28° posto in Europa, sopra alcune squadre come Lazio e Atalanta, per farvi capire un pochino a che livello viene messa quindi questa formazione. Vi ho detto dell'allenatore, vi ho dato delle statistiche che vi fanno capire un po' il gioco, parliamo anche dei singoli, perché i singoli ci sono degli elementi molto importanti, molto interessanti in questa squadra. Citavo Kubo, dicevo che le squadre lo mandano dei giocatori alla Real Sociedad per essere valorizzati. Kubo è arrivato dal Real Madrid a titolo definitivo, ma il Real ha mantenuto una percentuale molto alta, una sorta di comproprietà e la possibilità di riacquistarlo, consapevoli che alla Real Sociedad poteva esplodere e lo sta facendo. È in assoluto in questo momento il giocatore più in forma e più pericoloso offensivamente. È piuttosto basso, molto rapido, bravissimo con i piedi, ha delle movenze che lo hanno portato ad essere paragonato a Lionel Messi, visto che ha avuto anche un passaggio nel settore giovanile del Barcellona, è stato chiamato il Messi giapponese, è uno degli elementi chiave in assoluto dal punto di vista delle occasioni da gol che genera, della pericolosità offensiva, ha 3 gol e un assist già nelle ultime 5 partite, più un gol annullato, in generale sta facendo molto molto bene, è molto bravo anche nella conduzione della palla ed è l'elemento che andrà tenuto d'occhio. Parte molto largo a destra per poi venire ad accentrarsi con il sinistro. Poi attorno a lui c'è tutta una quantità di talento molto interessante che si muove molto bene, a partire dal capitano Oyarzabal. La Real Sociedad di solito è abituata a giocare con un centravanti molto forte fisicamente. L'anno scorso c'era Sorloth, sta mancando Omar Sadiq, che tra l'altro ha avuto un passaggio anche in Italia, è al rientro dopo un lungo infortunio, non è ancora al meglio, quindi per il momento c'è Oyarzabal, che non è una prima punta, ma è un giocatore molto bravo nei movimenti e tecnicamente, che va ad occupare quella zona di campo lì. Lo fa ovviamente non con la sponda e la fisicità, ma con tanto movimento, possesso palla, colpi di tacco e giocate di grande qualità, a liberare gli esterni come Kubo, come Barrenechea e anche come centrocampisti come Brais Mendes, che seguono molto l'azione e si propongono molto in avanti. Quindi attenzione anche agli inserimenti di Brais Mendes. Davanti alla difesa c'è Zubimendi, uno dei giocatori più in orbita mercato di questa squadra. In difesa Lenormand, difensore che è entrato anche nel giro della nazionale spagnola e che è un elemento molto interessante, nonostante in questo avvio di stagione abbia avuto qualche piccolo svarione e qualche problematica. Ecco. Andiamo alla lavagna tattica adesso, facendo prima però un inciso sulle probabili formazioni delle due squadre. La Real Sociedad dovrebbe schierarsi quindi con Remiro in porta, Traoré, Zubeldia e Lenormand in difesa con Tierney a sinistra, Brais Mendes, Zubimendi e Merino in mezzo al campo,
Kubo, Oyarzabal, Barrenechea a comporre il tridente offensivo. Questa dovrebbe essere la formazione della Real Sociedad. Nell'Inter ci sono ancora diversi dubbi, Sommer tra i pali ovviamente confermato, Pavard potrebbe fare il suo grande debutto finalmente, subito titolare in Champions League al posto di Matteo Darmian che rifiaterebbe dopo il derby, De Vrij sta insidiando Acerbi al centro della difesa, Bastoni confermato sulla sinistra, Dumfries e Carlos Augusto addirittura sulle corsie, con Carlos Augusto che potrebbe far rifiatare Di Marco che è uscito con qualche crampo dalla gara di sabato del derby di Champions League. A centrocampo arriva il grande dubbio perché c'è un Frattesi che scalpita e che quindi stava anche mettendo in difficoltà e stava facendo pensare Inzaghi ad un possibile cambio in mezzo al campo. Però lo stop di Çalhanoğlu per un affaticamento che sulla carta non dovrebbe essere nulla di grave, però gli impedirà di essere presente nella gara di San Sebastian, potrebbe rimescolare le carte e a questo punto Çalhanoğlu fuori vorrebbe dire il ricambio naturale, quest'anno era stato detto sarebbe stato Aslani, quindi la prima soluzione che abbiamo inserito noi in questo momento è Barella titolare con Aslani al posto di Çalhanoğlu e Mkhitaryan a completare questo terzetto davanti alla difesa. Questo sarebbe la soluzione dentro uno fuori l'altro più normale che ci possiamo aspettare in base alle gerarchie che conosciamo adesso. Ci sono però delle possibili alternative e vedremo quelle che saranno scelte. Intanto c'è un Klaassen che nell'idea di Inzaghi avrà molto spazio da adesso in poi, secondo me, anche se per ora non ha ancora debuttato, però l'olandese è stato preso per un motivo ben preciso, un giocatore di grande qualità che io lo vedo più come vice Mkhitaryan, come caratteristiche, però è un regista comunque e quindi all'occorrenza potrebbe esserci anche lui, però non ha mai debuttato, non ha mai giocato con i propri compagni e quello è un ruolo molto delicato per Simone Inzaghi. L'altra soluzione sarebbe quella di aggiungere Frattesi e spostare uno tra Mkhitaryan o più probabilmente Barella davanti alla difesa. Questo comporterebbe inevitabilmente un cambio delle operazioni in regia da parte della nostra Inter, con un Frattesi che però è in gran palla, è in gran forma, e un Mkhitaryan che è davvero difficile da togliere, un Barella che invece sta facendo un gran lavoro, soprattutto di copertura e di equilibrio, che verrebbe ricollocato in mezzo, dove però lo abbiamo visto veramente poco. Quindi vedremo quella che sarà la soluzione scelta. Per me è ovviamente un'assenza molto pesante quella di Çalhanoğlu, però credo che l'Inter abbia comunque le caratteristiche e le qualità per battere questa Real Sociedad. E dal punto di vista tattico non sto qui a darvi tutti i dettagli di quello che abbiamo studiato, che trovate anche sul nostro sito passioninter.com. Vi do quelle che secondo me sono le chiavi più interessanti e quelle a cui bisogna prestare attenzione e quelle su cui possiamo far leva per vincere questa partita. Allora, la Real Sociedad ce l'aspettiamo molto stretta in mezzo, soprattutto a centrocampo, con una difesa a 4 e questi 3 di centrocampo che faranno tantissima densità qui in mezzo e cercheranno in ogni modo, sia in fase di costruzione che in fase difensiva, di non far passare i riferimenti centrali, di marcare i movimenti di Lautaro Martinez e Thuram che dovrebbero essere titolari per non farli andare in campo aperto. Solitamente lasciano molto i due difensori all'uno contro uno, lo lasciano fare, contro Lautaro e Thuram secondo me lo faranno molto meno, quindi il centrocampo sarà ancora più compatto in mezzo. I due esterni offensivi, Barrenechea e Kubo, e questo è un primo punto debole secondo me, lasciano piuttosto spazio alle loro spalle, anzi nelle ultime gare li ho visti rientrare anche abbastanza poco, probabilmente in Champions League sicuramente cambieranno un po' atteggiamento, però è stato un pochino il loro punto debole, quello sulle fasce dove i loro esterni venivano spesso lasciati all'uno contro uno e contro Dumfries e Carlos Augusto, ma anche Barella se si allargherà partendo da destra o Mkhitaryan, lasciarli così sarebbe un pochino un suicidio. Quindi questo è il primo punto debole individuato. L'altro punto debole sui duelli aerei, è una squadra che a livello di saltatori e di colpitori di testa pagano qualcosina, soprattutto anche sui calci piazzati soffrono parecchio, e invece per noi è un punto forte su cui potremo far leva e potremo sfruttarlo abbastanza bene. Dall'altro lato, dove dovremo essere attenti, a cosa dovremo prestare attenzione noi? Intanto alle qualità di Kubo. Il duello con Bastoni sarà un duello molto interessante perché è molto rapido, Bastoni, leve lunghe, intelligenza tattica, non avrà vita semplice con questo giocatore velocissimo che molto spesso partirà da destra molto largo a ricevere il pallone e cercherà poi di rientrare per o calciare in porta
soprattutto, oppure diciamo dialogare con Oyarzabal, che sarà il riferimento offensivo, e come vi dicevo molto spesso si alzeranno in tanti, perché quando la Real Sociedad avrà la fase di possesso palla, e credo che cercheranno di avere più possibile il possesso palla, vedremo Kubo che verrà ad accentrarsi, Barrenechea che si muove cercando di scappare alle spalle del difensore, Brais Mendes molto spesso fa questo movimento a venire perpendicolare all'attaccante, con lo stesso Merino che si aggiunge, quindi portano tanti uomini nelle varie fasi di possesso palla offensivo in area di rigore, e questo permette allo stesso Kubo di avere più scelte, ovvero di andare da Oyarzabal a centro area che poi può smistare, oppure andare dallo stesso Merino se non viene seguito bene dall'inserimento della nostra mezzala, ma molto spesso li ho visti andare proprio sul giocatore che va a rimorchio, quindi se sarà Brais Mendes o sarà Barrenechea, come è successo con il Real, contro il Real Madrid, che è andato in gol proprio in questo modo, da qui Kubo va spesso a pescare questo giocatore che si posiziona dietro Yarzabal e che, arrivando a rimorchio, se non è stato seguito bene dal mediano, e quindi per questo attenzione a chi verrà scelto in questa zona di campo qui, avrà modo di calciare in porta. Questo è uno dei pericoli maggiori, per quello che ho visto anche in questo avvio di stagione nel gioco della Real Sociedad. L'altra cosa a cui bisogna prestare attenzione, quindi le abilità tecniche dei singoli, gli esterni molto forti, gli inserimenti con i giocatori a rimorchio. La terza cosa che bisogna tenere d'occhio è l'entusiasmo di una squadra che arriva da un ritorno in Champions League dopo 10 anni, in uno stadio molto caldo, soprattutto in queste occasioni, quindi attenzione alla componente entusiasmo della Real Sociedad appunto per questa sfida, soprattutto contro l'Inter, che ormai non è più la sorpresa dell'anno scorso, è la finalista di Champions League, quindi tireranno fuori sicuramente qualcosa in più da questo punto di vista contro di noi. Per il resto però, come dicevo, io credo che l'Inter avrà modo di far male a questa squadra. Mi aspetto un Inter che potrebbe impostare una partita sulla falsariga di quello che abbiamo visto contro la Fiorentina, perché anche la Fiorentina ha delle statistiche a livello di pressing e di gioco simili a quelle di questo Real Sociedad, molto simili anche a quello che abbiamo appena visto contro il Milan, quindi un Inter un pochino più accorta, attenta alla zona centrale, a prestare attenzione alla compattezza, e poi pronta a ripartire sfruttando soprattutto le fasce. Le fasce saranno fondamentali, la rapidità, la qualità degli esterni, per questo Carlos Augusto rispetto a Di Marco potrebbe essere una scelta più interessante, perché ha più gamba in allungo Carlos Augusto, avendo pure comunque una buona qualità tecnica sui cambi campo, riuscire a smuovere la difesa, a cambiare campo rapidamente sarà un elemento molto importante per cogliere di sorpresa questa squadra e per generare delle situazioni di superiorità numerica. Difesa a 4 a schierata, riuscire a muovere da una parte all'altra velocemente il pallone, permettendo alle nostre mezzali di aggiungersi agli attaccanti, potrebbe essere un elemento decisivo per battere questa difesa che, come detto, anche sui duelli aerei qualcosina concede. Questo quindi è un po' la preview di questa partita. Grande fiducia da parte della nostra Inter, peccato per questo stop di Cianoglu che si unisce a quello di Quadrado che non ci sarà in gara. Fatemi sapere voi che gara vi aspettate, che partita sarà secondo voi Real Sociedad Inter, chi può essere l'elemento giusto per sostituire Cianoglu lì in mezzo al campo, che cosa scegliereste voi lì in mezzo con Barella, Mkhitaryan, oppure cambiereste modulo addirittura, cosa che difficilmente immagino Inzaghi farà. Fatemelo sapere nei commenti, quindi come sostituireste Cianoglu. Vi invito a fare un salto sul club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete sostenere il nostro progetto ed entrare a far parte della nostra grande community, e vi saluto lasciandovi un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast. Per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.